Immaginatevi di essere a casa vostra, più o meno l'orario di cena, state facendo le vostre cose, a un certo punto suona il citofono o suona il campanello. Andate alla porta, guardate dallo spioncino e non vedete nulla. Incuriositi, aprite la porta e all'altezza dei vostri occhi non vedete nulla. Abbassando lo sguardo vi trovate davanti un fantasma, uno scheletro, una strega. Questo è Halloween così come l'America l'ha esportato in tutto il mondo. Halloween, la parola Halloween, deriva dalla forma contratta All Hallows Eve, cioè Eve, vigilia, e Hallows, la parola arcaica inglese per santi, la vigilia di ogni santi che si festeggia il 31 di ottobre. Ma Halloween ha una storia lontana nel tempo, ha radici lontane nello spazio. Halloween è l'antichissima festa del Samhain, di origine celtica, quindi andiamo insieme in Irlanda. I Celti erano prevalentemente un popolo di pastori, a differenza di molte altre culture europee, ad esempio di quelle del bacino del Mediterraneo. I loro ritmi di vita erano scanditi dai ritmi dell'allevamento del bestiame, che sono diversi da quelli della coltivazione dei campi. All'inizio della primavera partivano per le colline o per le montagne per arrivare ai punti dove l'erba era più buona e più fresca per i loro animali e alla fine dell'estate ritornavano a valle per affrontare l'inizio dell'inverno e per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Perché per i Celti il nuovo anno non iniziava il 1° di gennaio, bensì il 1° di novembre, quando finiva il caldo e iniziava il freddo e il buio. Era la stagione in cui ci si chiudeva in casa, in cui si aggiustavano gli utensili che sarebbero poi stati usati per l'estate successiva. Era la stagione in cui ci si metteva davanti al camino per raccontare storie e leggende. Il passaggio dall'estate all'inverno, dal vecchio al nuovo anno, era celebrato con lunghi festeggiamenti, appunto il Samhain, che non è altro che una parola che deriva dal gaelico e che vuole dire Summer's End, cioè la fine dell'estate. In questo periodo i frutti dei campi, anche se non erano l'attività principale per i Celti, erano assicurati. Gli armenti e i greggi erano al sicuro nelle stalle e ben nutriti e le scorte erano preparate. La comunità poteva riposare e ringraziare le divinità. Il Samhain non è altro che questo, un rito di passaggio che permette alla comunità celtica di procacciarsi la benevolenza degli dei. Il Samhain, come altre feste, sono da inserire in quella che è la logica del tempo per i Celti, che era considerato come un cerchio costituito da vari cicli. Non c'era solo il Samhain e quindi la festa della fine dell'estate, ma c'era la festività della primavera, dell'estate stessa, la festività del raccolto, ancora di più il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno, l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno. Il tema principale del Samhain è la morte, in sintonia con quello che è l'andamento della natura. In inverno tutto tace, tutto si smorza, ma sottoterra tutto si rinnova. Così come sottoterra riposano le anime dei morti. O meglio, riposano i morti. Il collegamento sta proprio qua. Per i Celti, il giorno della vigilia dell'anno nuovo era il momento in cui le anime e gli spiriti dei defunti ritornavano sulla terra e si mescolavano con i vivi, smorzando, o meglio, spaccando quelle che erano le leggi dello spazio e del tempo.
Il Samhain non era altro che un festeggiamento che univa, una celebrazione, scusate, che univa la paura per la morte e per gli spiriti e l'allegria per quello che era la festività dell'inizio del nuovo anno. Durante la notte del 31 di ottobre ci si radunava sulle colline, nei boschi, e si assisteva alla celebrazione dell'accensione del fuoco sacro e si facevano sacrifici animali. Molto probabilmente, e ripeto, molto probabilmente, questa ritualità può avere dato luogo alla leggenda dei cosiddetti sabba delle streghe. Un fuoco, gente che festeggia, che danza, sacrifici animali, ma non era niente di collegato al maligno. Alla fine di questi rituali, nei boschi, la gente vestita di maschere grottesche scendeva nei villaggi e festeggiava appunto l'inizio dell'anno nuovo e l'arrivo degli spiriti tra i vivi. A questi riti si aggiunse anche l'usanza di accendere al di fuori delle case delle lanterne o delle fiaccole e di mettere del cibo per gli spiriti dei morti che tornavano a far visita ai loro familiari. E da qui la tradizione americana ha preso il famoso trick or treat, dolcetto scherzetto. Con l'avvento del cristianesimo, cristiani e celti vennero a contatto. La Chiesa cercò di annullare questi riti pagani, ma non ce la fece del tutto e Halloween in qualche modo sopravvisse. La festa di Ognissanti, così come la Chiesa la concepisce, viene celebrata per la primissima volta il 13 maggio del 609 d.C. a Roma, in occasione della consacrazione del Pantheon alla Vergine Maria. Dopo poco tempo, Papa Gregorio III decide che il festeggiamento della festa di Ognissanti venga fatto non il 13 maggio, bensì il 1 di novembre, come già succedeva in Francia. Circa 3 secoli dopo, più di 3 secoli dopo, nel 998 d.C., è Odilone di Cluny che dà inizio ad una tradizione che noi abbiamo tutt'oggi, e cioè stabilisce che ogni monastero che dipendeva dalla abbazia doveva festeggiare il rito dei defunti a partire dal vespro e quindi dalla sera del giorno di Ognissanti per tutto il giorno successivo, quindi il 2 di novembre. Cosa succede? Succede che a metà del XIX secolo l'Irlanda viene colpita da una violenta e dura carestia. Molte persone fanno una scelta drastica, decidono di abbandonare la loro patria, la loro isola, per trovare fortuna altrove. Molte di queste persone se ne vanno in America, negli Stati Uniti, formano delle numerose e unite comunità all'interno delle quali vengono mantenuti usanze e tradizioni. Halloween sbarca in America, ma purtroppo sbarca in America e ovviamente da lì viene, come ho detto all'inizio, esportato in tutto il mondo, ma purtroppo è proprio in America che perde le sue caratteristiche religiose, sacrali e rituali per diventare quella che è una festa del tutto commerciale e di festeggiamenti e di organizzazioni di feste in maschera. L'usanza di travestirsi durante la festa di Halloween per spaventare in qualche modo gli spiriti c'era già dall'inizio col Samhain, abbiamo detto, ma è nel XIX secolo che prende sempre più piede. Addirittura in Irlanda e in Scozia le maschere che venivano indossate venivano chiamate facce false e prendevano come modello scheletri, fantasmi, streghe, vampiri.
Molto più di recente, rispetto ai nostri tempi, questi modelli sono stati del tutto superati e soprattutto i piccoli, i bambini, prendono come esempio costumi che fanno riferimento ai loro beniamini dei cartoni animati o dei loro videogiochi. Ma quando si pensa ad Halloween c'è un'immagine che ci viene in mente immediatamente: la zucca di Halloween, Jack-o'-lantern o la lanterna di Jack. Si dice che Jack fosse un fabbro un po' particolare. Era un ubriacone, gli piaceva bere, ed era un burlone, gli piaceva fare parecchi scherzi. Ed uno di questi scherzi aveva come soggetto il diavolo. Lui voleva in qualche modo imbrogliarlo e ci riuscì. Riuscì a farlo salire su un albero e a farglielo stare, incidendo sul tronco di quell'albero una croce. Iniziò tra i due un furioso battibecco perché il diavolo voleva scendere, ma Jack voleva qualcosa in cambio. E giunsero ad un accordo. Il diavolo promise a Jack che non sarebbe mai andato all'inferno. Jack fu contento, fece scendere il diavolo e continuò impunemente a fare scherzi a chiunque gli capitava a tiro. Quando Jack morì, ricevette una brutta sorpresa. Non andò all'inferno come la promessa del diavolo diceva, ma non andò nemmeno in paradiso. Fu costretto a vagare per la terra con in mano solo un tizzone per farsi luce, per far luce alla sua strada. E questo tizzone lo mise all'interno di una rapa incavata per farne proprio una lanterna. Si dice infatti che la notte del 31 di ottobre si veda questa luce che vaga per le strade. E originariamente l'espressione Jack-o'-lantern veniva utilizzata per identificare i fuochi fatui, cioè quei fuochi fugaci che deriverebbero dalla combustione del gas di sostanze organiche in decomposizione e che possono anche verificarsi nei cimiteri. Quando gli irlandesi andarono in America, scoprirono un nuovo frutto, la zucca, che era sicuramente buona da mangiare perché è dolce, ma morbida da scavare e da intagliare. Sostituì quella che era la rapa di Jack-o'-lantern e divenne il simbolo di Halloween che tutti noi conosciamo. Se questo contenuto vi è piaciuto, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, dite la vostra opinione nei commenti, se non vi siete iscritti iscrivetevi e alla prossima volta. Ciao!